Ciao a tutti, questa è Povera Cucina e oggi facciamo i gyoza. I gyoza sono i famosi, ormai famosi ravioli giapponesi, quelli ripieni di carne che vengono serviti alla griglia, derivano dalla cucina cinese. Infatti la pronuncia gyoza deriva dal cinese jiaozi e comunque i gyoza è il nome generale dei ravioli perché a seconda di come vengono cotti prendono nomi diversi. Ad esempio abbiamo i sui gyoza che vengono bolliti, gli age gyoza che vengono fritti, gli anetsuki gyoza che vuol dire letteralmente ali e sono quelli che fatti sulla piastra dove viene aggiunto un composto di acqua e amido sul fondo in modo da creare una crosticina, poi vengono serviti capovolti e sembrano quasi delle ali, non so dove ce le vedano le ali però. E invece quelli che interessano a noi sono yaki gyoza. Gli yaki gyoza sono quelli soffritti in padella, dove poi viene aggiunta l'acqua in modo da far cucinare al vapore la parte superiore. Il nome originale è jiaozi, deriva da jiao, che vuol dire corno, proprio per la forma che alcuni ravioli prendono di corno. Dopo questa breve lezione sull'origine del nome, possiamo iniziare a farli. Si parte dalla pasta, se volete potete trovarla nei negozi di cucina asiatica in dischi già pronti congelati, oppure potete anche farla a casa. È un impasto molto semplice che potete fare sia a macchina che a mano. Serve della farina 00, buco al centro, aggiungete il sale, poi l'acqua. Togliete tutto e iniziate a impastare. Ok. Quando sarà più o meno liscio potete impellicolarlo e potete occuparvi del ripieno. Nei gyoza generalmente si utilizza la carne di maiale. Esistono anche le varianti col pesce, quindi metteteci quello che volete. Noi iniziamo con il pollotto, tagliate la punta, date una tritata, più o meno dei pezzetti di mezzo centimetro. Mentre la parte verde la tagliate sottile. Comunque ricordatevi che col cipollotto più è verde più è intenso il sapore, quindi a seconda di quanto vi piace o meno vedete che parte metterci. Ora la verza o il cavolo cinese. L'erba cipollina, lo zenzero. Per finire l'aglio. Comunque aglio, zenzero, tutti gli altri ingredienti metteteli a vostra discrezione. Cioè se non vi piace l'aglio potete anche non mettercelo del tutto. In quasi tutti i ristoranti giapponesi, anzi penso in tutti, quando andate a ordinare i gyoza ci sono sia con l'aglio che senza aglio, direttamente dal menù. Ora aggiustate di sale e pepe. Potete iniziare a mischiare. Ok, ci siamo. L'impasto deve risultare leggermente appiccicoso, per cui se lo sentite un po' asciutto potete aggiungerci un filino d'olio di semi oppure olio di sesamo. Invece se vi sembra troppo appiccicoso potete aggiungerci un cucchiaino di farina 00 oppure di fecola di patate. Ora che anche il ripieno è pronto, armatevi del vostro impasto e possiamo iniziare a creare i dischi. Mettete farina sul banco e create un polpettone. Ok, più o meno del diametro di 2-3 cm e ritagliate dei dischi più o meno di 1 cm. Ora mettete di nuovo farina, schiacciate e col mattarello andiamo a stenderlo. Stendete più che potete, la pasta deve essere davvero sottile. Quando sarà così praticamente trasparente potete ricavare i vostri cerchi col coppapasta. E avete i vostri dischi per fare gyoza. Ora, come chiudere il gyoza? Prendete la vostra pasta, mettete un cucchiaino di ripieno, un cucchiaino abbondante di ripieno, lo spalmate bene, bagnate con un filino d'acqua i bordi, lo chiudete così, chiudete qua sotto e poi piegate qua e chiudete. Piegate e chiudete, piegate e chiudete. Così. Opla. Poi gli date più o meno la forma e ci siamo. Il vostro gyoza è pronto. Come vedete hanno anche le corna che vi dicevo prima. E niente, continuate così finché avete pasta e impasto o finché non vi stufate o finché finisce il mondo. Comunque ci vediamo dopo per la cottura.
Ok, la cottura dei gyoza. Procuratevi una padella antiaderente, mettete un filo d'olio e iniziate a appoggiare i gyoza. Li mettete uno vicino all'altro. Fate soffriggere sotto piano piano. Quando il fondo sarà leggermente colorato, prendete un coperchio e un bicchiere d'acqua, la versate. L'acqua deve arrivare più o meno a metà raviolo e poi chiudete subito e fate cucinare per circa 4-5 minuti. Ok, passati 4 minuti. Quello che rimane dell'acqua lo fate evaporare. Quando l'acqua sarà del tutto evaporata, aggiungete un filino d'olio ai lati e fate rifare la crosticina al fondo dei ravioli. Quando saranno più o meno così sotto, sono pronti. Bene, ora che sono cotti direi che possiamo assaggiarli. E ora assaggiamo. I gyoza si mangiano con un filo di salsa di soia mischiata con dell'aceto di riso, se vi va, se no semplicemente salsa di soia. Come vedete dentro è cotto. L'ultimo consiglio che vi posso dare, quando fate il ripieno, cercate di non tagliarli troppo piccoli gli ingredienti, ma lasciateli bei pezzettoni, in modo che si sentano uno a uno quando li mangiate poi. E soprattutto quando li servite col culo verso l'alto, in modo che la crosticina non si ammorbidisca. Un'altra cosa, se li rifate, cercate sempre di sperimentare, perché alla fine potete modificarli come volete. Se non vi piace qualcosa, cambiatelo. Per il resto, sono usciti bene. Pollice. Ditemi se volete vedere qualche altro video di questo tipo, se l'avete fatto e vi sono piaciuti. Consigliatemi qualche ricetta da fare. Consigliatemi qualche bella ricetta da fare. Come se non ne avessi 10.000. Comunque sì, consigliatemi magari nei commenti qualcosa che vorreste vedere nei prossimi video, se pensate di aver imparato qualcosa. Iscrivetevi, anche se so che siete quasi tutti iscritti perché vi controllo. Vi voglio bene, so già che siete belli attivi, quindi dai, spegni. Ok.